Only Down. Sembra una cosa carina, non lo è. Perché se tu cerchi online, trovi lei. Lei è Maria Dopari, è una modella con trisomia 21, quindi affetta da sindrome di Down. Il piccolo dettaglio tecnico è che non esiste. È semplicemente una creazione di deepfake fatta per vendere contenuti che feticizzano una disabilità, in questo caso la sindrome di Down. Non lo so, quando pensi di averle viste tutte con la IA arriva qualcosa che ti fa cambiare idea e mai una volta per il meglio. Ne parliamo oggi perché è un fenomeno di cui discutere. Io sono Matteo Flora e questo è Ciao Internet. Ciao Internet, se avete girato su TikTok ultimamente avete trovato un trend che a me sembrava molto carino. Il trend molto carino sono queste ragazze normalmente gym bros, quindi ragazze che vanno in palestra affette da sindrome di Down, che ti fanno vedere come in realtà vivono una vita normale, tranquilla come tante altre. Ho visto un'impennata di contenuti e una sessualizzazione di queste ragazze, ma pensavo che fosse semplicemente un fenomeno di sessualità, la regola 34 di internet: se esiste qualcosa c'è qualcuno che ci farà del porn, finché non mi imbatto in una serie di articoli, uno su 404 Media, questo ancora, che parla di feticizzazione. L'idea che cos'è? La dice molto bene questa immagine. Quello che vedete non è un contenuto reale di una persona con sindrome di Down, ma è un contenuto che viene alterato, preso da un influencer, trasformata in modo da apparire con fattezze diverse, per poi alimentare un mercato. Quale mercato? Semplice, lo fa vedere direttamente questo ennesimo clone di Maria Dopari. L'account che Instagram ha rimosso nelle ultime ore aveva quasi 150.000 follower, alimentando semplicemente tutta una serie di contenuti rubati in cui è stata modificata l'immagine. A cosa servono? Beh, molto tranquillamente, se io clicco sul link che mi propone, mi manda a un canale Telegram. Nel canale Telegram il creatore di questi contenuti, che non è la persona che vediamo ritratta, cerca di vendermi un account di OnlyFans. Di base sono contenuti rubati da creator reali e manipolati con una serie di tecnologie di deepfake. L'intento è la feticizzazione, credo che si dica in italiano, di una disabilità, ma in questo caso per monetizzare su piattaforme che sono ancora indietro su questo tipo di controllo dei contenuti, che obiettivamente non potevi prevedere. Almeno io non avevo previsto, quindi non mi posso lamentare con i social network. Anche il controllo è abbastanza complesso. Cosa chiedi? Delle immagini che io ricreo tranquillamente, dei documenti, ma lo fai solo in alcune parti del mondo. L'intelligenza artificiale qui, attenzione, ha una colpa molto molto limitata. La responsabilità è interamente dell'ambiente, di ideatori, di creatori, di consumatori, anche di piattaforme che consentono questo tipo di monetizzazione. È ora di parlarne apertamente, serve un sacco di consapevolezza e soprattutto serve una regolamentazione un po' più seria, già perché l'idea di base qui è complessa. Da un lato abbiamo la possibilità comunque delle persone di autodeterminarsi anche se hanno sindrome di Down, e nessuno può dire nulla nel limite delle capacità di intendere e di volere se una persona affetta da sindrome di Down decide di fare un OnlyFans. Dall'altra parte non hai un danno diretto a una persona, perché questa persona in teoria non esiste. Anche le policy delle varie piattaforme sono ancora altalenanti. Cioè, alcune piattaforme che vendono contenuti a sfondo sessuale non hanno una policy precisa su come funziona con persone con disabilità e soprattutto con deepfake, dove ancora una volta questa persona che voi vedete, questa persona in particolare, non è nessuno,
al corpo di altre persone, per la carità del cielo, quella persona potrebbe lamentarsi per proprietà intellettuale, per utilizzo illecito della propria immagine, ma devi trovarla, devi dimostrare che il file iniziale è tuo, devi dimostrare tante cose che non sono semplici da dimostrare. In mezzo a tutto questo poi chi le monetizza, che ha delle fattispecie che io non saprei inquadrare in italiano, ma non sono un legale. I legali qui sotto probabilmente si sbizzarriranno in ipotesi, in tesi, mi interessano tantissimo, quindi sentitevi assolutamente liberi di farlo. L'idea di base è che la perversione della rete si sposta molto più velocemente di quanto si sposti la tecnica per andare a individuare questo tipo di contenuti e ancora di più le normative di riferimento. Anche lì il blocco etico lo trovo eticamente aberrante. Mi viene difficile pensare come delle policy di una piattaforma potrebbero comprendere tutto questo tipo di fattispecie molto particolari, questa, ma ce ne saranno 1000 altre che potrebbero verificarsi. E nulla. È un fenomeno che mi ha lasciato un po' basito. Mi ha lasciato basito non per altro, ma perché ancora una volta, pensando di base sempre il peggio delle persone, ma mai il peggio dei peggi, io pensavo che fosse semplicemente un empowerment, cioè che fosse semplicemente un bel trend di inclusione, un bel trend che faceva vedere una vita possibile, un bel trend di accettazione delle varie diversità, tra cui ci sono alcune disabilità. Devo ricordarmi sempre che per quanto io pensi che la gente faccia schifo, la gente fa un po' più schifo di quanto pensavo. Ho segnalato una quindicina di profili come questi. Sono poco confident nel fatto che li rimuoveranno e sono poco confident del fatto che questo viso non riapparirà in 1000 altre forme, in 1000 altre manipolazioni, in 1000 altre diversità che vengono poi utilizzate. D'altronde, come si vede proprio abbastanza chiaramente, anzi vi do anche il link con cui andare a vedere questo post che è fatto da Much Spectrum, diventa davvero difficile trovare e individuare velocemente questo tipo di manipolazioni. Non so, ogni tanto penso che dobbiamo estinguerci. L'altra parte di me pensa che dobbiamo accettare quelle che sono le innovazioni, tra cui ci sono anche queste. Non tutte le innovazioni sono positive. Una parte di me è incredibilmente triste. Non so quale sia la parte di voi che in questo momento volete andare a raccontarmi, ma mi piacerebbe che me lo raccontaste qui sotto. Nulla. Ci vediamo al prossimo scandalo, alla prossima regola 34, alla prossima volta in cui l'umanità fa schifo. Sembro un collezionatore di schifi dell'umanità, ma scusatemi, non lo faccio apposta. Per il resto, se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. Grazie mille per avermi ascoltato. Ed estate